Ciao a tutte, oggi realizzerò un cestino facilissimo. Questo cestino sarà per il pane, sarà un piccolo cestino da mettere nelle nostre tavole per il pane. Però questo metodo, questo cestino che vi propongo oggi, potete realizzarlo di qualsiasi dimensione con lo stesso identico procedimento. È facilissimo. Allora, per questo piccolo cestino ho deciso di ehm, realizzarlo con questi due abbinamenti. Allora, adesso intanto vi do le misure. Dovete ritagliare due pezzi di un colore e due pezzi di un altro colore se volete realizzarlo come farò io. Altrimenti utilizzate soltanto un'unica fantasia. Adesso vi do anche la misura. Allora, questi due tessuti della stessa fantasia misurano 24 per 14 e mezzo. E questi altri due tessuti, questa è l'aiuta, misurano sempre 24 per 14. Allora, e poi ci sarà il tessuto che sarà il tessuto interno che ha la stessa identica larghezza, cioè 24 per 29. Se non volete farlo bicolore, potete utilizzare questa misura, quindi 29 per 24 e realizzate il cestino tutto di un colore. Se invece lo volete realizzare come farò io, seguite questo procedimento. Allora, per prima cosa, questa sarà la parte in basso del mio piccolo cestino portapane. Questo tessuto mi piace tantissimo, però l'ho dovuto adesivare perché? Perché essendo un tessuto elastico non andava bene. Quindi ho deciso di mettere un po' di interfaccia, di stirare un po' di interfaccia dietro per non renderlo più elastico. Ehm, E anche per dare un pochino di struttura, perché anche se il cestino è piccolo, un pochino di struttura ci vuole. Quindi ho stirato l'interfaccia, ho adesivato questa fliselina. Qui sull'aiuto invece non metterò nulla perché a me interessa la parte in basso, perché dopo farò anche un piccolo risvolto. Vabbè, adesso poi lo vedrete. Cosa dovete fare? Per prima cosa dovete prendere il tessuto e mettere dritto con dritto, così, però questo cestino avrà delle asole dove io poi farò passare il cordino perché questo è un cestino a tema mare. Quindi cosa dovete fare? Se rifinite l'aiuto è meglio, infatti la mia sta già per sfilacciarsi. Io, questo è un cestino per me, io velocizzo, però voi aiuta, rifinitela tutta con la taglia e cuce o con lo zig zag. Dobbiamo creare dei piccoli anellini, quindi io che cosa ho fatto? Ho preso un pezzettino di sbiego, l'ho chiuso, sono andata a cucirlo. Adesso vi do la misura dell'anellino che più o meno centimetro in più o in meno non cambia nulla. Questo cucito, chiuso, è 1 centimetro e mezzo. Vado a ritagliare alcuni pezzetti perché all'interno di questi anellini io farò passare una piccola corda. Quindi adesso vi do anche la misura. Dovete procurarvi uno, due, quindi 3 pezzi per ogni lato, quindi i lati sono 2, quindi 6 pezzettini, 1, 2, 3, ne dovete tagliare 6 pezzi di questa misura di circa 7 centimetri. Quindi adesso vado a ritagliare gli altri 3 e vi faccio vedere dove posizionarli. Allora, ho ritagliato i miei 6 pezzettini, quindi cosa faccio? Vado a prendere queste misure. A partire dal bordo vado a misurare 3 centimetri. Quindi metto qui un segnetto e 3 centimetri di qua e metto un altro segnetto. Io metto gli spilli perché sul blu, che mi capita sul blu, non riesco a vedere con la penna. E poi sulla metà, distanziandovi da qui e dall'altro segnetto, da 18, quindi cercate la metà di 18 e, 6 e 9 centimetri, scusate, metto un altro segnetto. Adesso prendo il mio anellino, lo piego così e me lo vado a fissare qui dove ho preso il primo segnetto, così, e metto lo spillo, lo blocco. Poi prendo l'altro, piego e lo vado a posizionare qui. Prendo l'altro e lo vado a posizionare qui. Stessa cosa farò anche all'altro pannello del cestino. Io però adesso, prima di chiudere e di andare ad unire questo tessuto a questo, me lo vado a fissare vicino al bordo, così toglierò gli spilli perché ho paura di beccarli una volta che andrò a fare l'unione con questo tessuto. Adesso vado a bloccare qui, qui e qui. Nel frattempo mi vado a sistemare anche questi.
mi posiziono l'altro tessuto così non perdo tempo a prendere le misure e mi vado a posizionare gli anellini nella stessa identica posizione. Quindi uno andrà qui, metto lo spillo, l'altro lo metto qui, mettiamo le mollettine, ci faccio prima. E l'altro qui. Adesso me li vado a bloccare tutte e 6. Così. Una volta fissate le asole, prendo il primo tessuto di juta, lo appoggio così, lo sistemo per bene e me lo vado a fissare e a cucire, lunghezza appunto 2,5, tensione del filo a 4, io cucirò così e vado a cucire a bordo piedino. Rispettate i margini di cucitura che vi dirò durante tutto il tutorial. Quindi, dritto con dritto e fissiamo i due tessuti. Dopodiché andate a cucire, bloccate il punto e fate questa cucitura a bordo piedino sia qui e sia qui. Allora, ho cucito e mi ritroverò così. Adesso vado ad aprire l'altro e mi ritroverò così. Adesso queste alette devono stare in giù perché questa è la parte bassa del mio cestino. Quindi cosa faccio? Prendo la cucitura, me la porto tutta così da questa parte e vado a fare una ribattitura vicino al bordo e nel frattempo abbasso le alette così e vado a cucire sopra, così staranno ben ferme sia qui che qui. Vedete, adesso le alette sono ben piatte e stanno in giù perché dopo qui all'interno però metterò il cordino. Adesso dobbiamo andare ad assemblare. Intanto dovete far combaciare per bene il tutto. Questo tessuto deve essere in linea su tutti e tre i lati. Fermate con delle mollettine o con degli spilli perché adesso dobbiamo creare un pochino di profondità e lo facciamo insieme contemporaneamente, cioè lo faremo insieme i due tessuti. Insieme lo stiamo facendo il cestino, quindi me lo fermo così per bene. Adesso prendete la riga, il metro, quello che avete a disposizione e andiamo a segnarci 4 centimetri. Quindi 4 centimetri, mettete un segnetto, 4 centimetri e mettete un segnetto e poi fatelo con la riga, andate ad unire questi due punti perché adesso qui noi dobbiamo andare a tagliare i due tessuti insieme, quindi 4 centimetri e 4 centimetri. Ecco fatto. Adesso posso andare a ritagliare la profondità, questi due quadratini. Mi raccomando, i tessuti devono essere messi bene. Ok, prendo la forbice e vado a tagliare. Adesso vado a creare la profondità, la stessa identica di 4 cm per 4 anche al tessuto interno. Quindi metto due spilli e vado a ritagliarmi due pannelli. 4 per 4, io uso il quadratino che ho appena tagliato, voi magari misurate per bene e tagliate la profondità anche qui. Ecco fatto. Cestino è piccolino. Ecco fatto. Adesso possiamo iniziare ad assemblare il tutto. Quindi dritto con dritto, qui è importantissimo fare combaciare le due cuciture che abbiamo fatto. Quindi cucitura con cucitura, in questa maniera, e cucitura con cucitura. E poi fermate tutto intorno. Qua metto due spilli.
qui metto uno spillo, dopo io che andrò a cucire andrò anche a rifinire con lo zig zag. Adesso dovete cucire a 1 centimetro dal bordo, qui e bloccate il punto, qui bloccate il punto e poi qui e bloccate il punto perché qui chiaramente deve restare aperto e poi andiamo a chiudere la profondità a 1 centimetro dal bordo, le cuciture mi raccomando. Allora dopo aver cucito qui c'è l'apertura, aprite gli angoli, fate combaciare le due cuciture e andate a cucire sempre a 1 centimetro dal bordo, quindi cucitura con cucitura. Io metto intanto una mollettina di qua, cucitura con cucitura, io le apro direttamente, sia questa che questa, le faccio combaciare e vado a fermare con la mollettina. E adesso mi metto sotto la macchina da cucire a 1 centimetro dal bordo, vado a bloccare il punto e a cucire, blocco il punto e stessa cosa di qua. Blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui. Adesso che ho chiuso ho cucito il cestino, ho chiuso e ho cucito anche la profondità, prendo gli altri due tessuti che saranno i tessuti interni dritto con dritto, questo io lo farò così tutto di un colore. Allora scendo di 11 centimetri, metto un segnetto a 11 centimetri e poi a partire da questo segnetto scendo di 8. Quindi inizio a cucire, blocco il punto, sempre distanziandomi dal bordo di 1 centimetro, la stessa cucitura che ho fatto per questa parte del cestino, blocco il punto e faccio questa cucitura e qui mi blocco, qui salto perché qui deve restare aperto, blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui e blocco il punto, poi vado a cucire qui e poi vado a cucire qui e qui resterà aperto, sempre a 1 centimetro dal bordo. Una volta cucito vado a chiudere anche qui la profondità. Apro, faccio combaciare le due cuciture, vado a cucirle a 1 centimetro dal bordo. Quindi fatele combaciare come nel cestino che ho cucito prima, mettete degli spilli, io metto vabbè la mollettina, faccio prima, aprite, fate combaciare queste due cuciture, o una a destra e una a sinistra, oppure aprite le alette e fate combaciare cucitura con cucitura. Andate a cucire a 1 centimetro dal bordo, qui e anche qui. Una volta cucita anche la profondità, qui c'è l'apertura, abbiamo lasciato aperto, mettiamo qua dentro che c'è il dritto, portiamo questo cestino sul dritto, questo abbinamento a me piace tantissimo con l'aiuta, piace proprio tanto, quindi inseritelo adesso all'interno dritto, con dritto, inseritelo per bene, e adesso dovete fare la seguente. È facilissimo ragazzi realizzare un cestino in tessuto, poi questo è molto semplice, si fa subito. Dovete prima fare combaciare le due cuciture laterali, questa e poi fermate tutto il resto, quindi apro e faccio combaciare questa cucitura così e metto una mollettina qui, poi faccio combaciare questa cucitura a questa cucitura così e poi metto tanti spilli, qua metterò gli spilli su tutto il resto del cestino. A questo punto si andrà a cucire a bordo piedino, tutto intorno senza lasciare nessuna apertura. Questo è un progetto veramente carino, ma soprattutto facile e veloce da realizzare perché con questo caldo, ragazze, non si può. Allora, dopo aver cucito tutto intorno a bordo piedino, cerchiamo dove avevamo lasciato l'apertura, cioè qui, e tiriamo per bene, piano piano, tutto fuori sul dritto. Quindi adesso vado a risbottare, questa apertura la vado a chiudere con un punto di cucitura. E il cestino praticamente è pronto, dobbiamo solo mettere il cordoncino tutto intorno. E se volete fate anche la ribattitura sul bordo superiore. Intanto qui vi conviene stirare per bene prima di inserire la fodera all'interno, così se volete fare la ribattitura vi verrà perfetta. Ma io neanche lo stiro perché fa caldo ragazze, e poi questo ripeto è mio, cercherò di stirarlo adesso per bene con le mani. Guardate che bello, bellissimo, mi piace. Ora ne farò un altro, perché come vi ho già detto questo sarà il mio portapane che metterò nella mia tavola. Allora, io decido di lasciare in fuori un po' di bordino, perché a me questo blu mi piace tantissimo. Quindi adesso io mi sistemo bene il tessuto, quindi vado a fare una ribattitura, mi raccomando chiudete anche quell'apertura all'interno con un punto di cucitura o a mano o vicino al bordo sotto la macchina,
Mi vado a fare adesso questa cucitura qui vicino al bordo, tutto intorno. Mi piace molto questo riporto di colore. Poi se volete potete anche, guardate che bello, già così è meraviglioso. Allora, io la ribottitura per ora non la faccio perché mi piace proprio così, il brodino girato, mi piace molto di più. Potete decidere di farlo più alto se avete, non so, un pane un pochino più lungo, magari spezzato in due, io lo metterò così ed è bellissimo. Adesso vado a prendere il cordino e lo vado ad inserire all'interno, vi faccio vedere come lo metto. Allora, potete prendere o del cordino o della corda in canapa o in juta, vedete voi, io ho questa che sta benissimo con la juta. Adesso mi vado con una pizzetta ad aprire bene questi anellini e inserisco all'interno il- la corda. Allora, io inizio da qui, quindi inizio da qui, la corda la faccio così, non la metto tesa, ne lascio un po' morbida così, la vado a mettere così, la voglio morbida. Quindi mi faccio adesso questo giro tutto intorno e poi alla fine andrò a chiudere le due estremità della corda. Tanto inserisco. Adesso che sono arrivata qua alla fine, lascio sempre un po' di corda in più perché adesso poi mi andrò a sistemare che voglio questa morbidezza della corda. Quindi intanto tiro, ho tagliato, vado a fare un piccolo cappietto. Questa corda è rigida, se usate una corda più morbida è ancora meglio, eh? Quindi mi faccio questa sorta di nodo e vado a tagliare l'eccesso. Adesso potete decorarlo come più vi piace, a me piace tantissimo e penso proprio, già ne avevo una pronta, il tutorial di quest'ancora come si realizza, ve lo posterò nella descrizione del video e lo metterò qui. Se voi volete potete anche fare la seguente, oltre che cestino per il pane, potete cucire un bottoncino oppure applicare un bottoncino automatico qui e utilizzarlo anche come pochettina. Guardate che bello, io ho questo qui, adesso poi lo cucirò qui, quest'ancora, perché mi piace molto, ci sta proprio benissimo. Io ho deciso di mettere i bottoncini a pressione, perché mi piace utilizzarli eventualmente per metterci dentro qualsiasi altra cosa e poterla anche chiudere a mo' di pochette, vedete, è molto anche versatile, una bella idea. Quindi vado ad attaccarci il bottoncino. Già uno, mi piace molto anche come sta bene il rosso qui e poi ci vado a mettere l'altro, mi piace veramente tanto. Da un'idea, quella del cestino, è nata la pochette. Ecco fatto, guardate che bella, va veramente un amore, bellissima. Adesso con un puntino di colla io questa decorazione la andrò ad applicare qui, visto che era già pronta, sì, decisamente qui, mi piace qui. Un puntino di colla e me la vado ad incollare qui. Spero che questo cestino pochette molto versatile vi sia stato utile, realizzatelo perché si fa in 5 minuti veramente ed è veramente originale, sbizzarritevi con i colori. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video, se vi piace un commento, un cuoricino e se volete anche una condivisione. Io vi aspetto anche se avete Facebook sul mio gruppo privato Facebook, così potete pubblicare i vostri lavori guardando i miei tutorial e a me farebbe veramente piacere vederli. Ciao a tutte.